Salve e benvenuti nel mio canale. Su una pelle sintetica che riveste un divano, una sedia o qualsiasi altro oggetto, hai questo tipo di problema, una brutta abrasione e si vede il fondo del materiale. Come si può ripristinare questo danno senza comprare dei kit specifici che hanno anche il loro costo? Semplicemente utilizzando degli elementi che abbiamo quasi tutti in casa e che costano davvero poco. Della colla vinilica, del colore acrilico. Il nostro lavoro sarà inodore, lo potremo fare tranquillamente in casa perché sia la colla vinilica che il colore acrilico non emettono odori. Ci servirà ulteriormente un po' di carta vetrata. Io ho utilizzato una 180, anche più sottile andrebbe bene, ma insomma deve poter lavorare. E poi una spatolina, non necessariamente questa, ma qualcosa che aiuti a spalmare bene. Il risultato che otterremo sarà visibilmente soddisfacente. Certo non tornerà come nuovo, questo è sicuro. La prima operazione da fare è rimuovere queste pellicine che si sono alzate, perché se non le rimuoviamo il lavoro viene male. Ecco a cosa serve la carta vetrata. Con delicatezza, altrimenti facciamo più danno di quello che già c'è, passiamo questa carta vetrata. Magari prima da un verso, in modo da far staccare queste pellicine. Ecco il lavoro finito, la prima parte. Vedete, tutto pareggiato. Passando il dito si sente solo un po' la mancanza dove c'è il danno. Prendiamo un contenitore, io mi sono portato già avanti. Da una parte ho messo la colla vinilica e dall'altro il colore acrilico. Prendiamo una puntina di nero e la cominciamo a miscelare. Diciamo che le percentuali sono un po' ad occhio. Entrambe contengono resine. La colla vinilica contiene la sua resina vinilica che conferisce elasticità. Io ho fatto già delle prove. Anche la parte acrilica contiene resine che danno un po' corpo alla riparazione. Magari misceliamo fino a ottenere la tonalità giusta. Allora, per spargere il colore utilizzerò, perché io sto scomodo, con la camera davanti utilizzerò un supporto sotto e vi mostrerò come faccio. Cerchiamo di farlo cadere il più al centro possibile. Non importa se rimane sporgente, perché la colla vinilica, quando viene posata, è sempre sporgente, poi asciugando si abbassa. Se la parte che abbiamo spalmata vi risulta un po' eccedente, con la spatola possiamo, senza premere eccessivamente, abbassare come una rasatura. Ecco qui. Se durante il processo di asciugatura, passata qualche ora, vedete un po' difetti, possiamo anche ritoccarlo ulteriormente per ricreare, diciamo, al meglio il disegno circostante, picchiettando un po' così, sempre stando attenti a non esagerare. Cioè non è detto che dobbiamo fare tutto in un unico passaggio, eh. Diciamo che facciamo un po' appassire la prima mano, vediamo tra qualche ora come diventa. Quando sta appassendo si può anche picchiettare un po' con le dita in modo da, diciamo, cercare al meglio di ricreare questa texture intorno, non verrà mai perfetto, per carità. Ecco qui come è venuto. Non è perfetto, però come riflessi non è molto lucente, è abbastanza simile a quello originale.
la prima mano si può far appassire con l'aiuto di un phon a bassissima temperatura. Attenzione perché la pelle è un attimo danneggiarsi. Come appassisce un po', lo picchiettiamo con le mani e vediamo dove aggiungere altro prodotto. Oltretutto ho notato che ha anche delle caratteristiche meccaniche simili alla pelle intorno. Vedete? Lo sto stropicciando, la vernice, quello che chiamo vernice, non si è staccata. Questa è una prova estrema, non so che risultati darà. Diciamo che la pelle si è stropicciata tutta, ma la riparazione non si è staccata e le sto proprio tirando a morte. Non credo che un prodotto venga utilizzato in questo modo, però per farvi vedere che questa miscela di due resine dà un ottimo risultato, oltre che estetico anche funzionale. Gli diamo una spianata, vediamo. Diciamo che il danno, a mio giudizio, è all'80% invisibile. Poi, se uno ci butta proprio l'occhio perché lo sa, lo vede. Tutto ciò spendendo praticamente nulla. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi fare anche una piccola donazione. Grazie.